Ciao bellissimo mondo della skincare. Oggi parliamo di un argomento che secondo me non è molto chiaro per tantissime persone. Allora, innanzitutto ricordiamoci che dobbiamo utilizzare un prodotto che la nostra pelle ne ha bisogno, non perché lo stanno utilizzando gli altri, assolutamente no. Deve essere un prodotto che effettivamente la pelle lo richiede, ok? Allora, oggi voglio parlare di acido salicilico e acido glicolico. Non è molto chiaro chi lo deve utilizzare, quando lo deve utilizzare. Solo nominare acido salicilico, acido glicolico, le persone vanno nel pallone perché effettivamente non sanno quale dei due dovrebbero utilizzare. Allora, io ve li ho già presentati singolarmente, ve ne ho già parlato perché io li utilizzo, sono ottimi prodotti, però vanno adoperati a seconda delle esigenze. Allora, parliamo dell'acido salicilico. Io ho questo qua della Miamo e allora parliamo di un acido che è liposolubile. Cosa vuol dire? Questo è un acido che riesce ad entrare bene nel poro, pulire dal sebo, dal grasso, non solo questo, ma anche le impurità. Quindi riesce a catturarle, scioglierle. Ecco, la parola giusta è scioglierle e portarle via. Ok? Quindi per chi è indicato? Chi ha una pelle grassa, chi ha tanti punti neri, ma anche chi ne ha pochi, perché voglio sfidare chiunque che non abbia un po' di punti neri sul mento, sul naso o sulla fronte. Un'altra cosa molto importante, non è che se voi utilizzate l'acido salicilico lo dovete utilizzare su tutto il viso, voi potete tranquillamente anche applicarlo solo dove ne avete bisogno, quindi magari solo nella zona T, o solo sul mento, o solo sul naso, o solo sulla fronte, non per forza su tutto il viso, ma poi non è solo per il viso, si può applicare anche sul corpo, tranquillamente. Quindi chi soffre di acne, chi ha i brufoli, chi ha la pelle grassa, chi ha i punti neri, perché ricordiamoci che i punti neri non sono altro che accumuli di sebo, ok? Poi le persone, soprattutto chi è un pochettino più grande, magari chi si accanisce a schiacciare questi punti neri, vede che a un certo punto, con gli anni, perché la pelle diventa meno elastica, quindi questi punti, diciamo i pori, diventano sempre più grandi, ok? Poi ricordatevi, dove schiacciate i brufoletti, se un poro prima era grosso così, dopo averlo schiacciato magari diventa così. Non pensate che tornerà mai più così e resterà così. Quindi non esiste un prodotto che fa chiudere i pori. Sicuramente con l'acido salicilico vedrete un miglioramento e di primo impatto vedrete che i pori sembrano più piccoli. Ma perché? Perché l'acido salicilico va a catturare, perché riesce ad entrare dentro al poro e quindi a sciogliere tutto quello che è sebo, sporco, make-up, tutto quello che c'è andato a finire dentro. Quindi mi raccomando, anche chi ha le acne, acido salicilico è anche un antinfiammatorio, ok? Ecco, io ho voluto fare questo video perché quando si nominano gli acidi, oddio no, perché l'acido chissà cos'è, non è, tanto ricordiamoci che uno arriva dalla frutta e l'altro dalla canna di zucchero, quindi non è che siano cose, certo bisogna sempre adoperarle in modo corretto, mi raccomando, soprattutto se lo usate sul viso, anche dove ci sta scritto di non sciacquare, voi risciacquatelo, cioè questo almeno è il mio consiglio, poi vedrete voi. Quindi, ricapitolando, chi ha i punti neri, brufoli, acne, semplicemente pelle grassa, acido salicilico, non vi accanite, magari fatelo un paio di volte a settimana, ecco, fatelo la sera, non la mattina, ok? Dopo comunque cercate di idratare bene la pelle perché potrebbe anche seccare, ok?
L'altro è l'acido glicolico. Io ve ne ho fatti vedere due, vi ho fatto vedere questo di The Ordinary e vi ho fatto vedere questo piccolino di Miamo. Allora, questo perché è indicato? È indicato anche per le pelli sensibili, chi magari vuole lavorare sulle rughe. Perché? Perché questo è idrosolubile e quindi questo lavora sulla superficie della pelle, questo non penetra dentro come fa acido salicilico, rimane più superficialmente e quindi sono tutte e due esfolianti, ok? Però lavora sulla parte più esterna della nostra pelle, quindi va a levigare, perché comunque chi ha le rughette, se voi utilizzate acido glicolico vedrete un notevole miglioramento sulle rughe, perché acido glicolico riesce anche a indebolire i legami tra le cellule, soprattutto le cellule morte, quindi le riesce diciamo far andare via più semplicemente, ok? In più, se avete delle macchie, delle cicatrici, comunque acido glicolico è fenomenale. Quindi ecco, io vorrei chiarire, vorrei farvi capire che sono due prodotti che sì, si possono utilizzare entrambi, magari io non li metterei nella stessa routine, magari non so, una sera usate per una problematica, tra qualche giorno usate l'altro per un'altra problematica. Quindi chi cerca di lavorare sulle rughe, sulle macchie, magari ha qualche cicatrice, sicuramente è da utilizzare l'acido glicolico, ok? E spero di esservi stata d'aiuto e di aver fatto un po' di chiarezza su questi due prodotti favolosi comunque. Perché sento tante volte dire, ah, perché quella sta usando l'acido salicilico, lo uso anch'io, quello è il glicolico, cioè vedete un attimo qual è la vostra esigenza. Se voi vedete che avete i punti neri, salicilico, brufoletto, pelle grassa, se volete lavorare sulle rughette, sulle macchie, acido glicolico, ok? Poi questi non sono solo legati all'applicazione sul viso, si possono tranquillamente applicare anche sul corpo, come vi ho fatto vedere anche per l'acido glicolico, per dire chi ha un'ascella un po' più scura perché è pigmentata, perché magari è dovuta a sfregamento, a predisposizione, comunque si può utilizzare per migliorarne l'aspetto. Poi comunque acido glicolico stimola la produzione di collagene ed elastina, quindi comunque è un attivo che va a stimolare, ok? Quindi sono prodotti favolosi, non fate confusione. Mi piacciono le mie unghie perché è arrivata, diciamo, l'estate, ho voluto esagerare e mi sono fatta le unghie di questo colore, vabbè, una parentesi. Ecco, quindi spero di aver chiarito qualche dubbio per questi due prodotti che secondo me assolutamente non possono mancare nelle vostre skincare, anche nella mia, perché a seconda dell'esigenza io li utilizzo. E ecco, adesso io vi ho fatto vedere questi, ma perché sono quelli che sto adoperando io, ma voi potete prenderne di qualsiasi altro brand, di qualsiasi altro marchio, tranquilli. Importante è utilizzarli in maniera corretta. Mi raccomando, dopo averli utilizzati, idratate bene la vostra pelle. E poi mi raccomando, gli acidi vanno sempre applicati sulla pelle pulita, ok? E niente, questo è il video di oggi, spero di aver fatto chiarezza almeno per un po' su questi due prodotti favolosi. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima, ciao!